scusa, solo questa qui, grazie. Rimani nelle posizioni. Rilassati, non ti faccio cadere. Morbida così. Spingi verso il tetto. È fortissimo, mantieni così, spingi verso di me. Appena più spostata, ok? E come invece vedi che c'è questo atteggiamento scoliotico e anche un po' il naso, che tu hai anche operato, mi pare, sì. Giusto? Il setto nasale si chiama deviato, ok? È comune. Abbiamo questi muscoli che sono molto deboli sul lato destro, sembra la bandiera del Catania. Qui non hai chissà quale dolore, no. Giusto? Qui sì, mentre qui completamente no, vedi? Forte, questo è il muscolo sartorio, resisti? Non proprio è impossibile vincere. Fletti, ruota, spingi in alto ed è super forte, resisti, super forte. Perché questa follia dice? Opla. Ecco fatto, ecco fatto. Hai visto che meraviglia? Diciamo liberatorio, Potresti sentire forse una tensione all'inguine, ma niente di trascendentale, normale. Dove puoi appoggiarti? Così, mettiti comodo. Ecco qua. Ecco. Già andato. E infatti adesso la testa gira tipo a 360 gradi. Buongiorno a tutti, oggi qui con noi abbiamo Roberta che viene da noi per un controllo generale. La cosa importante che ho notato però su di lei è proprio la posizione, ok, dei denti della mandibola, anche se ha usato l'apparecchio per lungo tempo, dove troviamo, metti per favore, fai vedere i denti così, chiudi, ok, vediamo la linea interincisiva appena più spostata, ok, cosa che chiaramente ci porta a pensare che lei, esatto, abbia avuto l'apparecchio, però ancora giustamente ci sono dei piccoli ritorni, ok? Ovviamente dalla telecamera forse non si vede al 100%, però la cosa importante è che diciamo in questo caso si capisca la lateralità mandibolare anche con dei piccoli test, ok? Infatti guarda, se io ti chiedo di metterti dritta qui, spingi in alto, ok? Ti chiedo, guarda, di portare la mandibola da un lato così, spingi in alto e subito cede, ok? Dall'altro lato spingi, qua no, ok? Solo per far vedere i piccoli test kinesiologici che si possono sfruttare. Questo non dice subito che c'è una scoliosi o altro, però dobbiamo sapere che la mandibola segue ovviamente le posizioni del cranio, in questo caso appunto come ho spiegato in un altro video, la posizione paradossalmente dell'occipite, ok? Quindi chiaramente se ci sono delle disfunzionalità del cranio da piccolino, probabilmente anche prima di nascere, dentro la pancia della mamma, si svilupperanno dei cambi ovviamente anche sulla colonna. Voglio approfondire questo con l'esame motifisio e andiamo subito a farlo. Rimani ferma qui, guarda, su questi quadratini, rivolta verso di là per favore. Rimani fermissima, guarda avanti e non muovere né testa né braccia. Ora girati cortesemente verso la porta tutta, ferma e dritta. Girati verso destra. Perfetto, ferma e dritta. Vediamo se ho ragione. Allora devi mettere adesso la testa giù e ti dico io quando fermarti, devi tipo scivolare, appena ti dico io ti fermi, vai.
piano piano, prima la testa, aspetta, prima la testa, vai giù piano piano, stop, ferma così per favore, un pochino indietro, stop, perfetto, così rimani in questa posizione, grazie. Allora ti faccio venire subito qui e controlliamo la tua schiena. Questo programma ricostruirà ovviamente tutto, no, non c'è bisogno di salire, guarda, ti faccio vedere solo la tua schiena. Vediamo se è vero che magari sono rimaste delle piccole curve, ok? Eccoci qua, andiamo subitissimo, vedi quanto poco ci mette a ricostruire tutto il corpo, ora te lo faccio vedere. Eccolo qua, come vi avevo detto ci sono delle curvette ancora, niente di così grave, particolare, però guarda, ti faccio vedere come dovrebbe essere la schiena, ok? E come invece vedi che c'è questo atteggiamento scoliotico, diciamo già scoliosi non grave, però chiaramente è presente. Questo, ripeto, io l'ho notato subito perché per esperienza ho guardato un po' i denti e anche un po' il naso, che tu hai anche operato, mi pare, sì. Giusto? Esatto, anche a livello estetico, però non importa, comunque il naso segue come tutto la forma del cranio, per questo ovviamente tu poi magari hai deciso di farlo operare, però di base il setto nasale si chiama deviato, ok, è comune nella scoliosi, va bene? Questo è già molto importante. Da qui possiamo anche notare dei squilibri che per me questo schema è perfettamente inquadrato con quello che ti dicevo. Quando ci sono questo tipo di schemi, ok, che sono più comuni di quello che può sembrare, cioè da un lato che sembra essere un po' tutto più debole, che è il blu, ok, che sembra la bandiera del Catania, il lato opposto rosso, questo è sempre, per quanto mi riguarda, un problema della mandibola, ok? Cioè è prioritaria assolutamente la nostra mandibola. Ora guardiamo un attimo, vado sulle pelvi, ok, e vado sulla muscolatura profonda. Come puoi notare abbiamo questi muscoli che sono molto deboli sul lato destro, che è il lato dismetrico, ok, con una leggera diminuzione diciamo, del bacino, non tanto della diminuzione ossea ovviamente, ma solo posturale del bacino. E il muscolo psoas è molto importante perché, diciamo, a un buon 70% delle volte quando è debole solo da un lato, diciamo, ci mostra un problema mandibolare opposto. Ok, quindi a sinistra. Guarda caso, dal lato in cui io ti ho fatto posizionare, in realtà ti ho fatto posizionare la mandibola dal lato destro, ma in questo caso stiamo stressando il lato sinistro ovviamente, è ceduto, quindi ci sta solo dimostrando quello che ti sto dicendo. Ti faccio mettere subito a pancia in su e ti faccio vedere, più che altro, vedi, nel tuo caso che sei giovane, in salute sportiva, come prevenire tante problematiche che sicuramente potevano avvenire a livello di schiena, più che altro qualche piccolo dolorino, va bene? Che è normale. Ti faccio vedere il lato buono, ok? Dritta per favore, spingi verso il tetto, ed è come è giusto che sia, fortissimo, ok? Infatti anche se premo qui non hai chissà quale dolore, no. Giusto? Ma qui sì. Sì. Mentre qui completamente no, vedi? C'è un motivo ovviamente. Ti faccio vedere, dritta, ruota, questo è quello là, diciamo che dovrebbe essere debole, spingi in alto e infatti cede subito, ok? E ti dico di più, perché avevi dolore in quest'area qua e non solo, perché il muscolo gran dorsale è debole, spingi verso di te e non ce la fa, il gran dorsale è dal lato opposto, è sempre debole quando ci sono questi schemi, ma da questo lato no, spingi verso di te, è super forte, vedi la differenza? Ci sono anche altri muscoli che, guarda, ti faccio vedere, rimani in questa posizione, forte forte, questo è il muscolo sartorio, quello del sarto, appunto, è fortissimo dal lato sinistro, mentre qui no, resisti, non proprio, è impossibile vincere, ho ragione? Ora ti faccio vedere una piccola magia, se io ti faccio andare, guarda, con le mani qui, ok, tocchi la mandibola di sinistra, fletti, ruota, spingi in alto ed è super forte, vedi, per magia, mantieni qui, resisti, super forte, ok? E ti dico più, anche l'altro muscolo sarebbe stato forte, se vuoi te lo faccio vedere, toccati con l'altra mano, no qua, sì, dall'altro lato non succederebbe niente, per farti capire, spingi verso di te, è fortissimo per magia, ok? Quindi è sicuro al 100% appunto che il problema parte, okay, dalla mandibola, sarebbe arrivato nel tempo a sviluppare lombalgia, ok?
quindi in questo caso vedi il beneficio della prevenzione assolutamente prioritario, ok, nella diciamo pratica osteopatica, chiropratica o altro, ok. Mettiamo dei cunei in questa posizione, semplicemente cunei posizionali, qui, esatto, rimani giù. Questi cunei correggono il bacino ovviamente in questo caso, però utilizzerò anche un bel magnete al lato sud, eccolo qua, da posizionare nella lombosacrale. Perché questa follia, dice? Ma perché? Perché il magnete in questo caso attiva un sistema nervoso. Tu devi sapere che il corpo umano ha diciamo delle aree che possiamo chiamare aree interlink, interconnesse a livello neurologico, ok? Considera che siamo un po' come animali, ok? Ancora un po' le parti gli arti e le parti del corpo sono come se camminassimo a quattro zampe, ok? In realtà ovviamente non lo facciamo, però il corpo ancora ha queste memorie, ok? La sacroiliaca in questo caso, quindi l'articolazione tra l'osso sacro e l'osso laterale, ok? Ha una connessione interlink appunto con la mandibola, ok? Sinistra, opposta ovviamente. Questo è molto importante perché ci aiuta quindi a lavorare meglio la mandibola stessa. Utilizzerò due macchinari per liberare velocemente i muscoletti prima di liberare a livello manipolativo, ok? Opla. Uno che ha un magnete, ok, che fa una vibrazione più concentrica, ok? Quindi più profonda, e l'altro con luci infrarossi che amo tanto, e con la vibrazione più diciamo ampia, ok? In questo caso l'ho posizionato con una frequenza più ampia, in modo tale che li possiamo intercambiare e lavorano un po' sia profondo che superficiale in modo sinergico. Ottimo. Apri leggerissimamente la bocca, sentirai un piccolissimo click totalmente indolore. Guarda con gli occhi la porta, ora guarda me. Ecco fatto. Adesso per piacere spingi con la tua testa verso la mia mano destra qui. Brava, così. 1, 2, 3. Lascia tutto morbido. Ecco fatto. Hai visto che meraviglia. Adesso facciamo liberatorio, piega il ginocchio. Potresti sentire forse una tensione all'inguine, ma niente di trascendentale, normale. Andiamo a correggere qui. Faccio un attimo il giro. Hop. Questo si fa dall'altro lato. Ecco fatto. Togliamo uno, togliamo due, posizioniamo il magnete e ti faccio vedere che senza toccare niente eccetera eccetera, già subito spingi verso di te, super forte, qui fa molto meno male, subito, vedi? Spingi verso il tetto, è fortissimo, mantieni così, spingi verso di me, tutto forte. Correggiamo un legamento, adesso si chiama legamento ilio-lombare, mettiti a pancia in giù, vieni a pancia in giù, la testa la mettiamo qui, ti do le quattro braccia, ecco qua, dove puoi appoggiarti, così, mettiti comodo, scusa le braccia, togliamo un attimo i capelli, ok? Una. Faccio vedere quando ci sono queste specifiche disfunzioni pelviche, ok? Sempre si va a creare una problematica, ok? Del legamento ilio-lombare, in questo caso ovviamente dal lato della disfunzione. Spingi in alto, ok? Adesso guarda, ti vado a stimolare
questo legamento, spingi e qui cede tutto, ok? Invece se lo faccio dall'altro lato, spingi, non cede un bel niente, vedi? Questo se non lo vado a sistemare in questo momento probabilmente diciamo non sarebbe buono, ecco, tra virgolette, per la tua schiena. È bene lavorarlo in questo modo. Utilizzo una tecnica particolare. Ecco qua. Vado a rilassarti un pochino i muscoli con il calore e la luce infrarossi. Ora si riscalderà la testina, diventando ancora più bella. Rilassa il collo, morbida, ecco, rilassa il collo. Mettiti sul fianco verso di me, di lato. Piega le gambe. Scusa, solo questa qui, grazie. Rimani nelle posizioni. Vai giù, stai giù, rilassati. Anche il braccio, mettilo libero. Toglilo dalla testa. Esatto. Rimani così. Dammi uno. Non mi aiutare, faccio tutto io. Esatto. Questo lo tieni qui. Morbido. Rilassati, non ti faccio cadere. Dall'altro lato per piacere. Morbida, rimani in questa specifica posizione. Tieni bene qui. Morbida. Pancia in su. Piega solo una. Morbida così. L'altra. Ecco fatto, piccoli clicchini. Piega. Ho già andato. Attimo. Ok, e per terminare andiamo a creare un bellissimo lavoro in trazione, ok? Che ti aiuterà subito proprio ti sentirai nuova. Dammi un attimo per i capelli, grazie. Un aiuto. Ottimo. Allora, dimmi per orecchie e orecchini per piacere se sono liberi. Esatto, pensaci. Liberi da fuori? Più che altro se trazionando te le tiro, ok? Va bene così? Ok. Perfetto. Mi fai un bel respirone. Tirerò un pochino, sentirai un piccolo click, totalmente indolore, ok? È piacevolissimo.
respiro, butta l'aria, rilassa il collo, morbida, tiro poco, ecco fatto, visto? È meraviglioso perché ti dà una libertà, nonostante la paura iniziale, è stupendo. Allora, vieni pure in piedi per piacere, perfetto, grazie, mettiti pure qui, grazie, fa vedere un po', guarda me, ok? Dammi per favore tutte e due le braccia, mi porti la mandibola di là, dove cedeva, spingi in alto, qua, vedi che non cede più, è una cosa molto, molto positiva per te. Scusami, ricontrollo un attimo se c'è il 100%. Dal lato destro possiamo andare a migliorare un'altra cosa, quindi ti devi posizionare sul fianco verso di qua, quindi fianco sinistro, ok? Mettiti pure verso di là. No, verso di me. Fai, se vuoi il giro come preferisci, ti metti seduta e poi vieni sul lato verso di me. Così che la testa, appoggia sempre il braccio di là, per favore. Esatto, appoggia solo la testa, mi dai qui, questo lo teniamo qui, bene protetto, ok? Così che la testa in questo caso sia girata verso la tua destra, come prima. Morbida, sentirai un piccolo click. Scusa? Eccolo là, hai sentito? No? Sì. Vieni in piedi per favore. Opla, attenzione, vieni pure. Qui, girati verso di là. Ho notato una cosina proprio da sistemare prima, insomma, e infatti adesso la testa gira tipo a 360 gradi, quindi direi perfetta in assoluto. Grazie per aver scelto il mio studio. Grazie. E alla prossima. Grazie. Penso tu veramente adesso possa stare veramente bene. Assolutamente, E grazie mille. soprattutto. Ok? La ringrazio. Che bello.